Ed eccoci, vediamo se parte il video. Eccoci dal vivo con la recensione di Tindaya della Red Mojo Games. Questa volta affrontiamo l'argomento in maniera un po' in maniera un po' diversa perché la Red Mojo Games direttamente è stata così gentile da inviarci il loro prototipo del nuovo gioco che presto distribuiranno e analizzeremo, studieremo, vi spiegheremo come funziona il gioco basandoci sul prototipo della Red Mojo Games. Il prototipo è straordinariamente ben fatto, sembra a nostro dire già la versione finale del prodotto e ci fa ben sperare sui eventuali miglioramenti che possano renderlo ancora più attraente di quello che è guardando appunto i componenti che ci sono all'interno della scatola. E partiamo subito con le immagini del gioco. Ecco qui la scatola di Tindaya, ripetiamo, della Red Mojo Games, è creata da Lolo Gonzalez e Javier Ink Golem e vediamo sulla scatola immediatamente che eh, è, è un gioco della durata di, non so se riuscite a vederlo così, ecco, 30 minuti per giocatore. È un modo di misurare la durata del gioco basandosi su quante persone, ecco si è messo a fuoco nuovamente, bene, basandosi su quante persone, diciamo che la durata del gioco è una funzione del numero di persone che ci giocheranno, quindi maggiore è il numero delle persone, maggiore sarà la durata. In 4 persone il gioco durerà 120 minuti, quindi 2 ore. È un gioco che può essere giocato in solitario o fino a 4 giocatori dai 13 anni in su. Un gioco abbastanza complesso che va al di là della media dei giochi che abbiamo spiegato finora, ma che apre un po' la strada per tutti i tutorial che faremo in seguito, che guarda caso vedono molti giochi. Le prossime dirette che faremo saranno incentrate su tutorial di giochi abbastanza complessi, mediamente complessi o molto complessi, che guarda caso appartengono, molti dei quali appartengono all'azienda che distribuirà Tindaya in Italia a fine 2022, e cioè alla Cranio Creations. Infatti faremo dirette per recensire, per spiegare come si gioca a Nemesis, a Una festa per Odino, a Lorenzo De Medici, il gioco della Cranio Creations, Lorenzo il Magnifico, e ha comunque altri giochi. Ci sono novità molto interessanti e gustose per il 2022. Recensiremo anche 2 giochi basati sul Signore degli Anelli, che sono La Guerra dell'Anello e Avventure, anzi 3 giochi, Avventure nella Terra di Mezzo e Viaggi nella Terra di Mezzo, e così via. Poi ecco, sarà ricchissimo di dirette che contiamo di sviluppare per 3 volte ogni settimana, e che dovrebbero, ecco, coprire anche giochi mediamente complessi, e quindi salendo un po' come scala di difficoltà rispetto a quelli che abbiamo spiegato finora. Ma torniamo a Tindaya. Abbiamo detto che
È appunto un gioco della Red Mojo Games, un prototipo che analizzeremo, quindi non è la versione finale del gioco. È un bellissimo prototipo. ehm, E, diciamo che se vogliamo, ecco, intavolarlo con i nostri amici e a maggior ragione quando si tratta di giochi più complessi rispetto alla media, dobbiamo necessariamente averne noi una buona comprensione prima. I nostri tutorial vanno nella direzione di insegnarvi a studiare un gioco, comprenderlo a fondo prima di poterlo spiegare agli amici che poi giocheranno con voi. Quindi non guardate questo video, non guardate questo tutorial se volete un riassuntino del regolamento che vi spiega in 3 minuti come si gioca, ma solo se volete imparare a studiare appunto il regolamento dei giochi da tavolo più complessi in modo da poterli comprendere profondamente e poterli poi spiegare a chi gioca con voi. Solo in questo modo appunto si riesce a spiegare bene, ecco, il gioco agli altri. Apriamo la scatola senza altri indugi di Tindaia e tiriamo fuori il regolamento e visto che ci siamo vediamo anche un po' di componentistica. Questo è il tabellone modulare. I componenti sono tantissimi. Adesso li andremo ad analizzare nel dettaglio e ci riveliamo per prima cosa queste non ci crederete mai, ma sono delle canoe che potrete utilizzarvi per spostarvi tra le varie isole della vostra civiltà. Questo è il contenitore per i vari mazzi di carte. Ancora componenti. Ecco qui, questi sono gli ultimi. Ancora una volta vi facciamo dare un'occhiata alla scatola. Ecco qui, molto bella anche solo da vedere. Ok, mettiamo sott'occhio tutta la componentistica e diamo un'occhiata, cominciamo col dare un'occhiata al regolamento. In Tindaia diciamo, gestiamo diverse tribù con diverse abilità che i giocatori potranno interpretare sia in maniera cooperativa che in maniera competitiva e abbiamo visto anche dalla scatola in solitario. Il gioco si sviluppa lungo 3 ere, ci sono divinità da soddisfare con offerte, conquistadores da combattere e da utilizzare anche se prigionieri per sacrificarli eventualmente agli dei, però conquistadores che invadono le vostre terre. Diamo prima un'occhiata al regolamento. Diamo ecco così un'occhiata in generale anche per capire un po' meglio quali sono i componenti eccetera, però ricordiamoci quali sono i nostri capisaldi per la comprensione di un gioco da tavolo basandosi sulla lettura del regolamento. Dovremo stabilire quale sarà il nostro obiettivo per questo gioco da tavolo, vedere qual è la condizione di vittoria, quindi l'obiettivo, ovvero sia cosa dobbiamo raggiungere alla fine del gioco, le nostre quello che abbiamo in mente come traguardo quando svolgiamo le azioni all'interno del gioco.
quali sono la condizione di vittoria in ognuna delle modalità che abbiamo elencato, e cioè la modalità cooperativa, la modalità competitiva, la modalità in solitario. Qual è la condizione di fine partita? Quindi quell'evento che verificandosi mette fine alla partita e quindi dà modo di calcolare, di verificare chi è il vincitore, come viene effettuato il setup. E dopodiché, dopo che abbiamo visto questi elementi diciamo fondanti proprio per la comprensione di un gioco da tavolo, vediamo da quanti round è composto il gioco, quindi analizziamo il gameplay, da quanti round è composto il gioco e cosa fa ogni giocatore in ognuno dei round durante il suo turno. A questo punto, come ho detto, diamo prima una rapidissima occhiata al regolamento. Naturalmente è in inglese, una lingua che è abbastanza essenziale se volete spaziare un po' di più nel mondo dei giochi da tavolo e comprare giochi che vi piacciono per ambientazioni e per tematiche affrontate e che non siano ancora stati distribuiti e tradotti qui in Italia. Per Tindaia c'è naturalmente una bellissima notizia, anche abbastanza recente, quindi è un mezzo scoop. Infatti abbiamo diffuso praticamente in tempo reale la notizia che ha dato la Cranio Creations, e cioè che a fine 2022 distribuiranno una versione retail del gioco, naturalmente localizzata in italiano, e appunto la distribuiranno in Italia. Vediamo un po', quindi in questo momento siamo costretti, basandoci sul nostro inglese abbastanza approssimativo, a spulciare il manuale cercando di estrarre le informazioni essenziali che ci serviranno per giocare. Innanzitutto Tindaia, vediamo dall'abstract, vediamo se riuscite a vederlo. Sì, dovrebbe essere, sì, dovreste vedere questa zona qui. Tindaia è ambientato nelle Canarie. Le Canarie sono sinonimo di paradiso, con cieli limpidi, spiagge infinite, vulcani dormienti e foreste misteriose. Ma una volta, nell'antichità, erano la casa degli Imazigen, persone del Nord Africa che hanno popolato le Canarie per più di un millennio. A Tindaia, che appunto dovrebbe essere il modo in cui loro, gli Imazigen, chiamavano appunto le Canarie, prendi il controllo di una tribù Imazigen e condividi, o forse no, o forse è il nome associato, forse è un vulcano, può darsi? Sì, il monte Tindaia, il vulcano, esatto, che adesso vedremo perché ha un ruolo importante non solo nell'ambientazione ma anche nelle meccaniche di gioco e anche un po' dal punto di vista del setup. A Tindaia si prende, quindi giocando a Tindaia, si prende il controllo di una delle tribù Imazigen, si condividono le conoscenze e le risorse con gli altri, si sviluppa la propria tribù e si sopravvive alle catastrofi inviate dagli dei, Akoran e Moneiba. Gli sposi divini sono misericordiosi, quindi Akoran e Moneiba sono gli dei. Vedremo anche in questo caso non si tratta di solo ambientazione, ma sapere questi nomi ci aiuterà anche a comprendere meglio il gioco. Gli sposi divini sono misericordiosi quando ricevono le loro offerte, che diventano sempre più esigenti e possono culminare nel sacrificio umano. Ma la loro ira assume la forma di eruzioni vulcaniche, tsunami, terremoti così devastanti che possono distruggere l'intero arcipelago delle Canarie. Tuttavia gli Imazigen hanno Tibiabin e Tamonante, due potenti veggenti. Anche in questo caso non si tratta di solo ambientazione, ma i due veggenti fanno parte delle meccaniche del gioco, che prediranno il futuro interpretando il fumo dei loro falò, e in questo caso quindi indovinate di cosa ci sarà bisogno, di fuoco,
Attraverso le loro profezie i giocatori avranno l'opportunità di evitare la sfortuna o, se non si può evitare la sfortuna, mettersi perlomeno in salvo. La prova finale sarà quella di, dopo tutti questi eventi, tutta questa sfiga, la prova finale sarà quella di sopravvivere all'invasione dei conquistadores, che sono alla ricerca di un ultimo porto prima del loro viaggio verso le terre remote. Questi uomini, i conquistadores, rudi, affamati e armati, combatteranno fino alla morte per il dominio sulle isole e le loro risorse. Abbiamo detto che questo gioco prevede diverse modalità e vediamo sempre, dando un'occhiata appunto al regolamento nella pagina iniziale, che Tindaya ha due modalità diverse di gioco e la maggior parte delle regole sono identiche, però ci sono delle eccezioni. Abbiamo la modalità cooperativa dove nessun punteggio viene mantenuto e l'obiettivo del gioco è arrivare alla fine partita soddisfacendo le condizioni di sopravvivenza, altrimenti tutti perdono. Quindi questa è la modalità cooperativa in Tindaya. Diciamo che stiamo già un po' analizzando diciamo, il regolamento, però poi lo possiamo anche ripetere. Poi abbiamo la modalità competitiva, dove è previsto un solo vincitore e dove i punteggi vengono calcolati. L'obiettivo del gioco bisogna mantenere il controllo dell'arcipelago e la tribù sopravvissuta deve avere il punteggio più alto, altrimenti tutti i giocatori perdono, va bene. È prevista anche una modalità in solitario che però magari analizzeremo con calma dopo. Dunque, diamo un'occhiata appunto al contenuto del gioco, vediamo al contenuto della scatola e ai componenti del gioco. Capendo quali sono i componenti del gioco, riusciremo poi meglio a capire il gioco stesso. Allora, queste sono è il tabellone modulare che va costruito in un determinato modo, quindi la difficoltà comincia già nella fase iniziale del setup. E poi ecco, come vi ho detto, queste dovrebbero essere le planche di gioco. Queste sono, sì, queste sono le planche, sì, le planche di gioco, che hanno dietro anche la plancia per la modalità traditore, vedremo dopo in cosa consiste. Sì, abbiamo eccolo qui, come vi dicevo, il monte Tindaya, Mount Tindaya, con i suoi dei, di cui adesso non ricordo più il nome, ma che dovrebbero essere, ecco, Akoran e Moneiba. Si costruisce, la costruzione di Mount Tindaya fa parte del setup, perché è proprio in questa zona ecco, no, qui ci sono anche, queste dovrebbero essere altre planche giocatore. Sì, anche se comunque ne vedo solo tre. Ah no, 1, 2, 3 e 4, no, sono 4, ok, perfetto. Quindi queste sono le planche giocatore, mentre queste qui sono le planche della tribù. Vi faccio vedere meglio le planche giocatore, eccole qui. Sono 4, le mettiamo momentaneamente da parte. Questo è appunto, eccolo qui, Monte Tindaya, con sotto i due indovini che attraverso il fumo possono anticipare quali saranno le disgrazie che capiteranno alle tribù i Mazigen se non soddisferanno gli dei con i sacrifici che loro richiedono e che saranno, man mano che il gioco andrà avanti, sempre più esosi. Quindi mettiamo da parte momentaneamente anche queste, mentre questo è la Wilderness, che ha due lati, un modo competitivo e un modo cooperativo. State vedendo in questo caso
la wilderness, cioè diciamo, eh, quello che si trova nella natura, insomma, ecco, quindi fonte di risorse per le tribù Mazigen. Questa è la natura nella modalità cooperativa, mentre da questa parte troviamo la modalità mi sembrano identiche. Vabbè, sì, certo. Questa è una modalità cooperativa che non ha punteggi sulla base, e questa è la modalità competitiva che vede appunto una base su cui calcolare dei punti. Mettiamo da parte anche queste temporaneamente. Abbiamo detto questo è il tabellone modulare, anche questo è con doppia faccia. Ok. Allora, cominciamo con esaminare questi token. Vediamo, questi sono marcatori di azione per ognuna delle tribù, quindi ce ne sono di 4 colori: il verde, il rosso, il giallo e il blu per 4 giocatori. Marcatori di azione per le tribù. Poi abbiamo, dunque, vediamo i componenti più grandi, che sono, ecco, in Tindaya c'è anche il terraforming come azione, ovvero sia il terreno può essere trasformato sia dalle tribù Mazigen sia dalla natura. Vedremo poi nel dettaglio cosa può succedere. Quindi queste sono coste e montagne come terreni, qui credo che ci siano. Anche queste sono a doppia faccia. Queste sono montagna e mare, e queste sono foresta e montagna. Questi li andremo a posizionare, vedete, faccio un attimo vedere, sono esagonali come gli esagoni in cui è diviso il tabellone. Vediamo sul tabellone con attenzione, ci sono anche i vulcani. Questi saranno essenziali per poter anche sistemare le tessere, perché bisognerà prendere alcuni punti di riferimento. Quelli tondi invece sono gli insediamenti. Sono 24 e sono fattorie di maiali, campi per la raccolta del grano, pollai e aree di pesca. Ok. Poi abbiamo ancora, i componenti sono infiniti, vediamo un po'. Vediamo un po'. Questi qua forse servono per montare, sì, questi fanno parte dei supporti per costruire Mount Tindaya, questi, e forse anche questi. Vediamo se ce n'è ancora. No, va bene. Questi sono dei maiali, queste sono risorse, maiali, capre. Questi sono conquistadores, però non capisco dove. Ah, eccoli qua, sì. Conquistadores, maiali, capre, come vi ho detto prima, canoe. Queste ancora risorse. Questi qui sono minerali vulcanici e così via. Li vedremo più nel dettaglio quando faremo il setup del gioco. Queste sono ancora altre risorse, questo è il legno. E qui abbiamo invece, mi sembra, le navi dei conquistadores. Queste le voglio tirare fuori subito prima di analizzare le carte. Abbiamo 3 dadi, vi faccio vedere un attimo nel dettaglio le navi. No, questi sono gli dei,
queste sono sempre navi, queste sono onde e questa mi sembra un'eruzione vulcanica. Allora, vi faccio vedere subito nel dettaglio questi componenti. Eccoli qua. Vediamo se c'è la messa a fuoco. Vedete, questo è uno tsunami, questa è un'eruzione vulcanica, questi sono gli dei a cui dobbiamo sacrificare. Vediamo se riesco a... Forse no. Non riesco a fare una buona messa a fuoco, va bene, allora facciamo così. Questi sono degli stand-i. Ok, e qui ci sono le 3 caravelle con ognuna, a cui ognuna con i dadi che vengono associati ad ognuna. Vedremo poi nel gioco come vengono utilizzate. Ok, torniamo a noi. Bene, mettiamo da parte anche questi componenti. Allora, come avevamo detto, sfogliamo ancora un po' il manuale, vediamo che naturalmente è un manuale molto esteso, perché si tratta di un gioco dalla complessità medio-alta, però con i nostri, diciamo, con il nostro consiglio, anche magari per quando il manuale verrà tradotto in italiano dalla Cranio Creations, potete imparare a estrarre dal manuale unicamente gli elementi che vi servono per riuscire a capire da subito come si gioca e magari riuscire ad affrontare una partita introduttiva con gli amici senza voler necessariamente addentrarsi in tutti gli aspetti del gioco, che poi è anche l'obiettivo del nostro tutorial. Prima però di affrontare la lettura del regolamento, diamo un'occhiata all'ultimo componente che avevo dimenticato, e che sono le carte di Tindaia. Anche queste fatte molto bene, non sono line and finish, però il materiale è discretamente resistente. Vi consiglieremmo di imbustarle subito se ci dovete giocare diciamo di frequente, però se il raccoglitore delle carte rimanesse questo, una volta imbustate non rientrerebbero più negli scomparti, quindi sinceramente non so cosa... Ecco, qui abbiamo gli dei, di cui ho dimenticato nuovamente il nome, le carte degli dei. Qui abbiamo le azioni associate, gli eventi associati. Adesso li andremo ad analizzare più da vicino. Questi dovrebbero essere i due, come vedete qui, i due profeti, i due indovini che attraverso i segni nel fumo che viene fuori dal falò accanto al quale stanno vaticinando, dovrebbero riuscire a predire quali sono le catastrofi in arrivo mandate dagli dei. E infatti su queste carte abbiamo eruzioni vulcaniche, qui ci sono i due dei e qui gli tsunami. Queste dovrebbero essere molto probabilmente le probabilità con cui si verificano, ma vedremo. Poi qui abbiamo questo mazzo con questo simbolo particolare sopra, che sì, sono risorse oppure
eventi di terraforming, coste e mare, qui abbiamo un maiale, qui abbiamo carne, qui questo dovrebbe essere un componente della tribù, questo è sale, questo è un idolo, ok. Qui abbiamo, dunque, vediamo, adesso con l'aiuto del manuale io direi che possiamo cominciare a vederle da subito. Dunque, vediamo, abbiamo 5 carte a Koran, dovrebbero essere queste. 5 carte a Koran, 5 carte Moneiba, 8 carte Profezia, poi vediamo, le carte idoli sono 22, forse potrebbero essere queste più sostanziose, no, 22 carte idolo, vediamo le altre. Ecco, queste qui sono 18 carte di obiettivi segreti, quindi questi sono gli obiettivi segreti del gioco. Poi abbiamo le, eccole qui, carte mercato degli artigiani. Ah, ma forse non riuscite a vederle, dico. Allora, queste sono 5 carte Akoran. Queste, mettiamo qui magari, ok. Queste sono 5 carte Moneiba. Eccole qui. Queste 8 carte profezie, 18 carte obiettivi segreti, 8 carte mercato degli artigiani, sì. 5 carte obiettivi del traditore, poi ancora, sì, obiettivi verdi, obiettivi blu, obiettivi verdi, obiettivi blu, eccole qua. Ventidue carte idolo, obiettivi del traditore, mercato degli artigiani, cerchiamo di cominciare a memorizzare già i vari mazzi di carte, ci servirà in seguito. Eventi della terza era, come vi abbiamo detto all'inizio del gioco, all'inizio di questo video, il gioco si sviluppa in 3 ere. Questi sono gli eventi della terza era, eventi della prima era, sì, sono mischiate, ok. Eventi della terza era, eventi della prima era, eventi della seconda era, ok, terza, prima, seconda e terza era. Poi ancora abbiamo, eccoli qua, le tribù. Oh, vediamo un po', diamo un'occhiata alle tribù degli Mazigen. Yandia, Maios, ogni tribù naturalmente ha le sue peculiarità, le sue abilità, vedo indicate anche delle risorse particolari. Allora, Yandia, Maios, Tinuia o Tihuia, Oronè, un nome che assomiglia un nome sentito nel Signore degli Anelli, Agana, Tedote, Tauro, Arucas, Ecero. Queste sono le tribù che troveremo dentro Tindaya. Poi abbiamo, queste sono le carte, vediamo,
carte. Mm, Potrebbe essere questa 5 carte missione o le abbiamo già individuate? Sì, dovrebbero essere le carte missione. Sì, 5 carte missione. Poi abbiamo 5 carte offerte. Ok. E infine abbiamo queste sono 4 carte di aiuto per il setup che lasciamo fuori, mentre tutte le altre le rimettiamo a posto. Allora, cerchiamo di dare un particolare ordinamento alle carte in modo da poterci poi ricordare. Quindi mettiamo sì, all'inizio le carte idolo, le carte degli dei, poi qui mettiamo la carta dei profeti, il mazzo di carte dei profeti, qui mettiamo il mazzo di carte degli obiettivi segreti. Ok. Le tre ere, le offerte, queste sono le varie tribù, gli idoli, poi qui ci sono carte obiettivo e carte missioni, carte mercato degli artigiani e carte obiettivi del traditore. Ok, mettiamo qui il mazzo di carte, lasciamo fuori le, le carte aiuto per il giocatore. Ok, una volta che abbiamo dato una buona occhiata alla componentistica, che ci ha aiutato anche a capire di che gioco si tratta, già dai componenti riusciamo a capirne la complessità e anche la modalità di gioco, insomma, siamo di fronte ad un German, cioè ad un gioco nel quale ad un gioco ecco, di complessità medio-alta, però caratterizzato da una ambientazione molto evocativa e devo dire molto attraente. E dunque, quindi come stavamo dicendo, utilizzeremo il regolamento per riuscire ad estrarre le informazioni che ci servono per non per giocare come dire, non per affrontare il gioco in tutta la completezza delle regole e delle sue sfumature, ma per poter intavolare una bella partita introduttiva con i nostri amici, per poter spiegare ai nostri amici anche abbastanza velocemente in cosa consiste il gioco e riuscire a divertirci fin da subito, senza magari accantonarlo subito dopo averlo comprato. Come succede per alcuni giochi per i quali ci siamo lasciati convincere all'acquisto per l'ambientazione, per le tematiche che affrontano, per la bellezza dei componenti e magari anche della scatola, ma che però poi abbiamo messo da parte e non apriamo magari più perché la difficoltà iniziale, la curva di apprendimento iniziale era troppo, diciamo, troppo ripida e perché magari abbiamo utilizzato dei tutorial online che sì, ci hanno spiegato, ci hanno fatto una panoramica molto generale, molto veloce e accattivante del gioco, ma che poi non ci ha spiegato diciamo, le meccaniche nella maniera più adatta a poterle magari anche trasmettere a chi gioca con noi. Quali sono le informazioni essenziali, come diciamo in ogni nostro video del nostro appunto canale di Il Gioco in Tavolo, nel nostro canale YouTube di Il Gioco in Tavolo, che vi invitiamo appunto a visitare in tutta la sua diciamo interezza.
Le informazioni da estrarre dal regolamento di gioco, in questo caso in inglese, sono l'obiettivo del gioco, cioè cosa bisogna fare nel gioco, che obiettivo bisogna raggiungere. Troveremo la condizione di vittoria in ognuna delle modalità, e abbiamo visto che Tindaya ha modalità cooperativa, competitiva, e può essere giocato anche in solitario. Troveremo la condizione di fine partita, ovvero qual è quell'evento manifestandosi il quale, sempre in ognuna delle modalità, fa interrompere, fa finire la partita e fa scattare come dire, il calcolo del punteggio, o quale sarà potrebbe essere anche un modo diverso per calcolarlo, per stabilire qual è il vincitore. Dopodiché, dopo aver stabilito obiettivo, condizione di vittoria e condizione di fine partita in ognuna delle modalità, vedremo sempre dal regolamento qual è il setup, utilizzando magari il setup consigliato per la nostra prima partita introduttiva. Dopodiché vedremo da quanti round può essere composto il gioco, e in ognuno dei round cosa fa il giocatore in ogni suo turno, cosa fa ogni giocatore durante il suo turno. Cominciamo subito con dare un'occhiata a quali sono gli obiettivi di gioco in Tindaya. Allora, ve li ho accennati un po' all'inizio di questo video. Tindaya ha due modalità di gioco che offrono esperienze molto diverse. Ha una modalità cooperativa. In questa modalità cooperativa l'obiettivo non è fare il punteggio più alto, raccogliere punti, ma è sopravvivere all'evento che fa finire il gioco. In questo caso, quindi, se non si sopravvive, tutti perdono. Quindi, nella modalità cooperativa l'obiettivo è la sopravvivenza. Nella modalità competitiva, invece, naturalmente c'è un solo vincitore. Si parla naturalmente di una tribù che deve vincere, un giocatore, e c'è appunto il calcolo del punteggio. I nativi, le tribù degli Imazigen, devono mantenere il controllo sull'arcipelago delle Canarie, e vince il sopravvissuto con il punteggio più alto. Se non si mantiene il controllo delle Canarie, allora, nonostante si tratti di una modalità competitiva, perdono tutti. E vediamo un po' ancora. Quindi abbiamo detto l'obiettivo del gioco per entrambe le modalità. Nel regolamento poi troviamo sì, anche questa parte ci può aiutare a capire meglio il gioco. Allora, possiamo leggerla. Io naturalmente cercherò di fare una traduzione così all'impronta. Tindaya ci colloca storicamente nelle isole delle Canarie all'inizio del XV secolo, epoca in cui l'invasione europea è cominciata e i conquistadores hanno già costruito il loro, il loro primo impero, diciamo, il loro primo forte. La vita pacifica dei nativi, che vengono governati dai loro dei e dalle loro leggende, sta volgendo al termine. I giocatori prendono il comando di una costola taborigena, ognuno con una specialità, un'abilità speciale, e iniziano con determinate risorse e la conoscenza di 2 dei 4 mestieri esistenti, quindi abilità nel manipolare le risorse. Conoscere un tipo di commercio permette di costruire e gestire particolari insediamenti.
quali insediamenti si possono costruire, che nella componentistica abbiamo visto essere i settlement, che dovrebbero essere appunto questi. Si possono, a seconda delle abilità dei taborigeni, si possono creare insediamenti di pescatori, insediamenti di fattorie di maiali, insediamenti di accampamenti di pecore, dovrebbero essere, di capre, e fattorie per la raccolta del grano. Il gioco si svolge su 3 epoche. All'inizio di ogni era, il dio della terra, Moneiba, e la dea del mare faranno sempre le loro richieste e minacceranno di terribili catastrofi gli abitanti delle isole se non ottengono il soddisfacimento dei loro capricci. Durante ogni era i giocatori lavorano insieme per soddisfare gli dei, gettando all'interno del vulcano Tindaya, appunto, le loro offerte. Per ottenere questi beni, generalmente, quindi ecco, di qua riusciamo a capire che a seconda della tribù che scegliamo avremo delle particolari capacità. Queste capacità ci permetteranno di creare degli insediamenti che potranno basarsi sulla pesca, sull'allevamento dei maiali, sull'allevamento delle capre o sullo sfruttamento della terra come appunto fattorie per la raccolta del grano. Il gioco si svolge lungo tre ere, e all'inizio di ogni era, le deità, gli dei della terra e del mare, e cioè Akoran e Moneiba rispettivamente, faranno le loro richieste. Queste richieste devono essere soddisfatte, altrimenti si verificano delle catastrofi. Durante ogni singola era, i giocatori, qualunque sia la modalità di gioco, collaborano per soddisfare gli dei. Come si soddisfano gli dei all'interno del gioco? Buttando le risorse che vengono richieste all'interno del monte del vulcano Tindaya. Per ottenere questi beni, le tribù devono produrli nei loro insediamenti. I prodotti più sofisticati richiedono lo sviluppo di invenzioni che ne permetteranno la realizzazione. Ad esempio, chi ha la capacità di allevare capre potrà trasformare latte di capra in formaggio. In caso di carenza, i nativi possono gettare nel vulcano anche sacrifici umani. Quindi per soddisfare gli dei non si gettano necessariamente risorse ricavate dalle proprie capacità e delle proprie abilità nei propri insediamenti, ma in caso di mancanza di queste risorse si possono fare sacrifici umani. Si può sacrificare agli dei Akoran e Moneiba, buttandoli nel vulcano sicuramente attivo, o gli stessi conquistadores che avremmo catturato, prigionieri, o anche membri delle proprie tribù. Gli dei accoglieranno volentieri sacrifici umani in cambio di qualsiasi altra cosa che non riusciamo a fornirgli. I beni non usati come offerte servono a sfamare la tribù, quindi per prima cosa si soddisfano gli dei, altrimenti gli dei si arrabbiano. Dopodiché si sfamano le tribù. Le materie prime permettono, quelle provenienti dalla terra, permettono di fabbricare armi o muri. Abbiamo visto infatti tra i vari componenti anche minerali di ferro, per dire, minerali ferrosi. Permettono di, se abbiamo la risorsa legno, possiamo costruire delle canoe che abbiamo visto qui vediamo se le troviamo, eccole qui. Vedremo poi come queste canoe possono anche trasportare dei membri della tribù per muoversi da un'isola all'altra. Bellissima meccanica. E così via, insomma, ecco. Alla fine di ogni era gli dei inviano le loro catastrofi, che possono essere o demoni
o terremoti, o vulcani, o tsunami. Questo se le offerte non hanno soddisfatto le loro aspettative. A seconda, ecco, della loro soddisfazione, la loro rabbia aumenta e i fenomeni colpiscono territori più grandi, in questo caso terraformando a loro volta i territori, che quindi cambieranno sotto i nostri occhi. Ad esempio unendo insieme le isole, se la catastrofe è generata dai vulcani, oppure separandole, se la catastrofe è uno tsunami, costringendo i giocatori a rivalutare le loro strategie. Naturalmente, una volta fatto questo, non abbiamo finito. Una volta che si sono verificate le varie catastrofi, eccetera, c'è l'invasione dei conquistadores, e prevenire l'invasione è anche questo, come la soddisfazione degli dei, un requisito obbligatorio per entrambe le modalità di gioco. I giocatori devono lavorare insieme o perderanno tutti, anche nella modalità competitiva. Se ciò accade, i nativi vengono venduti come schiavi e la loro civiltà finisce. Infine, i giocatori avranno l'opportunità di salire sul monte Tindaya per visitare i due veggenti, che sono Tibiabin e Tamonante, che abbiamo visto raffigurati sulle carte, ma che dovremmo poter vedere anche raffigurati su... Eccoli qua. Eccoli qui, possiamo salire su... Vediamo se è messo a fuoco bene. Sì, possiamo salire su Monte Tindaya per trovare i due veggenti e per farci dire cosa probabilmente ci riservano. Con più probabilità ci riservano gli dei, perché i loro veggenti, leggendo il fumo dei loro falò, riescono a predire le catastrofi e la posizione di arrivo delle navi dei conquistadores, addirittura, che sono, abbiamo visto, queste qui. Ok. Ok, quindi abbiamo visto ancora una ulteriore spiegazione del gioco all'interno diciamo, dello stesso regolamento, che ci garantisce una ambientazione, una descrizione dell'ambientazione ancora più accurata, e ci fa capire meglio in cosa appunto consiste giocare a Tindaya. E riusciamo a capire che Tindaya è un gioco dalle molteplici modalità, e che scegliere una modalità cooperativa o competitiva ha comunque delle regole che non cambiano, come ad esempio riuscire a superare le varie catastrofi, eccetera, e che l'ira degli dei può provocare eventualmente delle catastrofi che possono cambiare il territorio e quindi anche cambiare gli insediamenti, la comunicazione tra le isole, può accorpare isole o separarle nel caso in cui i disastri siano provocati dai vulcani o dagli tsunami, e che ci costringeranno come giocatori a cambiare le nostre strategie di produzione, eccetera. Su tutto questo, se volessimo, potremmo anche andare a visitare i nostri indovini per capire, per riuscire a prevedere quali saranno sia le catastrofi mandate dagli dei, che anche le modalità di invasione dei conquistadores, e anche in base a questo poi fare i nostri piani per riuscire a vincere il gioco. Ci manca la condizione di fine partita, ovvero lo endgame. Vediamo un po' se lo troviamo. Quando finisce la partita? Abbiamo visto le condizioni di vittoria. Quindi qui abbiamo la fine di ogni era, le fasi relative alla fine di ogni era. Eccolo qui. Nei manuali in inglese di solito troviamo la fase di fine del gioco con il termine endgame. Vediamo un po'.
Dunque, dunque, non vorrei che ci fossero più endgame, varianti. Mm. Allora, vediamo un po'. Il condizione di fine partita. Dunque, nel caso in cui si stia adottando la condizione di sopravvivenza, dunque i giocatori devono mantenere il controllo dell'arcipelago. Se i giocatori lo fanno, si determina chi è il vincitore, quindi stiamo parlando della modalità competitiva. Però questa non mi sembra una modalità di fine partita, sinceramente. Ma cosa succede quando finisce la partita e non cosa fa finire la partita. Mm. Allora, molto probabilmente la partita finisce alla terza era. Abbiamo tre ere, abbiamo tre ere e una volta arrivati alla terza era si calcolano quelle che sono le condizioni, diciamo appunto il verificarsi delle condizioni di vittoria. Nel caso in cui stiamo utilizzando la modalità collaborativa, allora i giocatori devono aver mantenuto il controllo dell'arcipelago nei confronti naturalmente dei conquistadores. Nel momento in cui hanno mantenuto il controllo dell'arcipelago, e il controllo dell'arcipelago si ottiene attraverso, sì, c'è una tabella che è presente sul manuale, ma che magari potrebbe essere anche presente qui sulla carta di aiuto. No, va bene, c'è una tabella appunto sul regolamento che prevede a seconda del numero di componenti della tribù e così via, va bene, se si è mantenuto il controllo dell'arcipelago. Naturalmente penso che appunto riguardi il numero dei sopravvissuti, eccetera. Quindi se si è mantenuto il controllo dell'arcipelago, allora si determina, nella modalità competitiva, si determina il vincitore, viene calcolato il punteggio finale, condizione di vittoria. Le tribù che hanno almeno un sopravvissuto sono dichiarate tribù sopravvissute. Ehm, dunque, e vabbè, viene calcolato il punteggio, naturalmente vedremo come si calcola il punteggio in una seconda fase, mentre nella modalità dunque, vediamo. Nella modalità cooperativa abbiamo detto che bisogna mantenere il controllo dell'arcipelago nella modalità cooperativa, questo l'abbiamo visto proprio all'inizio del regolamento. Nella modalità cooperativa non c'è punteggio e l'obiettivo del gioco è raggiungere le condizioni di sopravvivenza unicamente, quindi sono una condizione di vittoria comune, solo che ci si ferma prima. Non si calcola anche il punteggio, ma ci si basa solo sulla tabella delle condizioni di sopravvivenza che abbiamo trovato qui, che dovrebbe essere questa, eccola qui, che praticamente consiste nel controllo dell'arcipelago. Ci fa vedere se abbiamo mantenuto il controllo dell'arcipelago.
Queste sono le condizioni di fine partita, quindi la partita finisce quando si arriva alla terza era. Le condizioni di vittoria a seconda della modalità sono mantenere il controllo dell'arcipelago se la modalità è cooperativa, e mantenere il controllo dell'arcipelago e raggiungere il maggior punteggio se la modalità è competitiva. E non ci resta che affrontare il setup di gioco. Per quanto riguarda, naturalmente utilizziamo sempre il manuale, per quanto riguarda il setup di gioco, vediamo subito se esiste. Qui naturalmente abbiamo un'intera sezione del manuale dedicato al setup. Sono diverse pagine, sono 1, 2, 3, 4 pagine dedicate al setup. Allora,